Buongiorno, questo video sarà diviso in capitoli, essendo un video esplicativo, quindi potrete saltare tutto quello che non vi interessa e andare direttamente al capitolo che più fa al caso vostro. L'ultimo capitolo invece sarà una serie di informazioni a raffica. Ciao! Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi non vi porterò in particolari posti, ma volevo raccontarvi un po' le prime differenze e stranezze che ho notato qua nel mio primo mese in Norvegia, anche darvi qualche consiglio specifico. Allora, la prima cosa che potrebbe stranire un italiano qua in Norvegia, o comunque un europeo in generale, è la valuta, perché in Norvegia non hanno l'euro, ma bensì la corona norvegese, detta anche NOK. Allora, il cambio euro-corona non è semplicissimo, ma non è impossibile. Un euro sta a circa 12 corone. Vi metto qua il cambio attuale ad oggi, che è il 23 di giugno. E niente, quindi il rapporto, poi dovrete fare un po' tutto questo. 20.000 corone sono circa 1750 euro e così via. Lo stipendio, diciamo medio, comune, normale in Norvegia è di circa 36.000 NOK, ovvero circa 3.100 euro. Poi, se lavorate in contesti tipo la ristorazione, dovrete aggiungerci le mance, che sono belle consistenti. Sono un po' come negli Stati Uniti, è diciamo comune lasciare un 10-20% di mance sul conto, e però le mance, come tutto il resto dello stipendio, sono sottoposte alla tassazione, alle tasse. Buongiorno. Le tasse per i nuovi arrivati in Norvegia sono del 25%, mentre poi dal secondo anno o secondo anno saliranno alla tassazione normale, che è del 34%, che non è poco, vero, però a differenza di altri stati, qui le tasse che paghi vanno in infrastrutture e servizi, come dovrebbe essere un po' dappertutto, ma che non è così, come ben sappiamo. Quindi insomma non ti senti di star regalando soldi allo Stato, ma piuttosto di star finanziando tutti i tuoi bisogni. Il secondo punto invece da trattare, innanzitutto rischiate, orca troia, di non ammazzarsi. Non sono sicuro che sto prendendo la strada giusta. Comunque è il come muoversi, sia se state qua per un tempo. Non sono sicuro che questo sia il luogo giusto dove devo andare, ma ci andrò comunque, sperando che non finisco in qualche covo di tossici, ma sembrerebbe di no. Per muovervi in Norvegia, sia se venite per motivi turistici, sia se volete stare qua per un periodo di tempo più lungo, si divide in due modi, diciamo. Se volete visitare la Norvegia nella sua interità, nella sua integralezza, e avere, diciamo, libertà di muovervi e visitare un po' tutto, sarete quasi obbligati ad avere una macchina. Potrete anche noleggiarla ovviamente, però una macchina per visitare, diciamo, le zone più nascoste, più anguste, è necessaria. Cambia invece se volete appunto vivere in città, o volete comunque visitare la città, Oslo o le altre città che ci sono. Si può fare un giro di qua? Mi faccio un giro di qua, perché a quel punto la macchina diventa quasi inutile. I mezzi funzionano benissimo, ce ne sono tantissimi di ogni tipo: metro, tram, bus e chi più ne ha più ne metta, traghetti. Ci sono ad ogni ora del giorno e della notte, portano praticamente in ogni zona della città, sono sicuri, efficienti, puliti. Se non c'è una metro c'è il bus sostitutivo, sono sempre in orario o comunque più o meno. Quindi anche se abitate magari
un po' fuori il centro e sono le 4 del mattino e volete tornare a casa, state tranquilli che un modo lo trovate. Anzi, noi, per dire, apriamo l'app ogni volta che dobbiamo fare un tragitto, perché magari se parti alle 8:20 ti conviene prendere un bus più la metro, se parti alle 8:25 ti conviene prendere il tram e così via. Quindi non c'è nemmeno un solo mezzo di trasporto per arrivare in un punto, ma ce ne sono sempre molteplici. Per muoversi, diciamo, in libertà, consiglio di scaricare l'app di Ruter. Ruter è questa compagnia norvegese che gestisce mezzi pubblici. Potrete fare direttamente il vostro biglietto giornaliero di singolo tragitto, annuale, mensile, tutto quello che volete, direttamente dalla loro app senza problemi, in 2 secondi letteralmente. L'abbonamento mensile costa 68 euro, mentre l'abbonamento annuale costa 680 euro, sempre circa, perché poi col cambio cambia di giorno in giorno. Quindi se fate l'abbonamento annuale, diciamo, c'è un gabbiano, diciamo che risparmiate su 2 mensilità. La cosa comoda è che, per dire, voi siete ad Oslo, volete andare a Lillestrøm, non dovrete fare un biglietto differente, o meglio sì ma no. Per farvi capire, noi siamo dovuti andare appunto a Lillestrøm per delle questioni burocratiche e abbiamo solo pagato, diciamo, un piccolo supplemento al nostro abbonamento per fare il viaggio in treno lontano da Oslo, invece che dover andare ad acquistare direttamente un biglietto per un tragitto intero. Quindi paghi un piccolo supplemento e puoi utilizzare il tuo abbonamento per viaggiare un po' in tutta Norvegia. Tutti, diciamo, i mezzi di Ruter li riconoscete tramite il simbolo del cancelletto che troverete su appunto pullman, metro, traghetti e così via. Comunque Oslo, che è una città relativamente piccola, guardate, questi sono solo i bus che ci sono, questi, e così è come si intersecano in tutte le varie reti. Per quanto riguarda alcol e tabacco, la regolamentazione in Norvegia è molto rigida. Per quanto appunto riguarda sigarette, tabacco, snus, comunque tutti i prodotti riguardanti la nicotina, li trovate direttamente nei supermercati in cassa. Voi andate, chiedete e vi danno. Tutti i supermercati vi vendono prodotti con la nicotina, ma non li vedrete perché sono tenuti in armadi chiusi, oscurati. Quindi non stupitevi se entrate in un supermercato e non vedete i prodotti, ma semplicemente li tengono nascosti per un fatto di legislazione. Per quanto riguarda sigarette elettroniche e derivati, invece, ci sono, come un po' dappertutto, dei negozi specifici pieni di gente con la barba tatuata che vi sbuffa tutto quello che volete. Per quanto riguarda l'alcol, invece, la regolamentazione è molto particolare. Nei supermercati non troverete niente di alcolico che supererà i 4,7 gradi. Sotto i 2,5 gradi invece non è considerato alcolico. Infatti vendono una birra light che ha 2,5 gradi e quella la potrete acquistare quando volete, come volete. Se volete invece del vino, dei superalcolici, della birra più forte, allora lì dovrete recarvi al Vinmonopolet. I Vinmonopolet sono come dei supermercati che trovate un po' dappertutto e sono dei luoghi dove acquistare l'alcol col monopolio dello Stato, tutto quanto, e in realtà sono molto fighi, molto ben forniti. I prezzi non sono nemmeno così esagerati, comunque rapportati a qua, mentre lo sono nei locali. Nei locali l'alcol costa abbastanza, sempre per un fatto di non incoraggiare la gente a bere, insomma. E anche per questo è legale fare delle promozioni sull'alcol per ristoratori o chi volete voi. Ad esempio l'happy hour in Norvegia è illegale, perché fare uno sconto di soldi sull'alcol è illegale. Altra norma restrittiva sull'alcol
è quando potete comprarlo. Allora, durante la settimana potrete comprare l'alcol dalle 6-7 del mattino fino alle 8 di sera. Il sabato questa legge cambia e lo potrete acquistare solo fino alle 6 del pomeriggio. La domenica l'alcol ve lo scordate. Poi ovviamente se volete reperire dello sballo al di fuori di queste ore, al di fuori di questi orari potete tranquillamente andare in bar, ristoranti, ma non potrete più acquistarlo, diciamo, privatamente. A differenza di Italia, Francia o comunque della mia esperienza personale, non si sgarra. Qua nessuno ti venderà l'alcol fuori dall'orario consentito, anche perché se c'è proprio una polizia che gestisce questa cosa, vi sgama, vi toglie la licenza e voi potete dire buonanotte al vostro locale. Nei locali l'alcol è legale servirlo fino alle 3 del mattino, non oltre. Questa misura in realtà da una parte funziona, da un'altra un po' meno, perché la gente tende a fare questa, diciamo, raccolta dell'alcol per paura di rimanere senza, quindi magari il sabato vedi gente che si carica gli zaini di birre perché ha paura che poi non riesce più a comprarlo, e stessa cosa il weekend, la gente qua la vedete torce completamente ubriaca e piegata perché aspettano proprio venerdì e sabato per distruggersi. Il prossimo argomento di cui vi parlerò sono la lingua e le persone. Allora, il norvegese non è una lingua semplice, ma non è nemmeno impossibile. È un buon mix tra inglese e tedesco. Ha tante parole che ricordano l'inglese, la grammatica funziona praticamente come quella inglese e con un po' di voglia ed edizione si può imparare. Detto questo, per vivere qua non vi serve assolutamente parlare norvegese, nonostante sia apprezzato comunque conoscere almeno qualche parola. Questo perché i norvegesi parlano tutti inglese, perfetto, e cercano sempre comunque di capire se uno è straniero, i suoi bisogni, che cosa sta cercando di dirgli. Quindi a me a volte capita di provare a parlare o chiedere delle cose in norvegese e mi rispondono in inglese, perché capiscono che non è la mia morsmålet, ovvero lingua madre, perché jeg snakker en litt norsk med ikke perfekt. Comunque se venite in vacanza, le 4 parole basi di inglese che vi servono per stare al mondo e 2 frasi in italiano riusciranno a farvi sopravvivere. Se invece pensate di stabilirvi qua, allora magari un ripasso un po' più succoso di inglese sarà necessario. Ripeto, non è disdegnato il fatto di conoscere almeno qualche parola in norvegese. La gente qua è tranquilla, serena, rispettosa. Si capita di vedere magari giovani un po' sovraeccitati col monopattino che gridano, ma è raro. C'è un rispetto e una pulizia rara da ogni altra parte del mondo. C'è il rispetto per noi, per chi e per che cosa vi circonda, e questo è un super punto a favore per loro. Per il resto, come ho detto prima, il weekend i norvegesi si trasformano, bevono fino a svenire, ma non sono violenti, cioè bevono, si fanno del male da soli, sono contenti, cantano in giro tutti insieme, non si reggono in piedi quando camminano, ma non sono rissosi, violenti, non ti fermano per romperti le palle in strada, non ti fermano per romperti le palle sul bus, non ti fermano per romperti le palle al ristorante. Sono comunque la cosa che noi abbiamo pensato è che stanno così tanto bene che non hanno quel malessere, quella, diciamo,
cosa allo stomaco che devono sfogare in qualche maniera e quindi appena possono la sfogano. Stanno così tanto bene che anche quando sono completamente distrutti stanno bene, non gliene frega niente di niente nessuno, insomma. Sono diversi da noi italiani, sono molto più riservati. A volte per strada magari non ti dicono neanche ciao, ma non è che lo fanno perché gli stai sul cazzo, perché ti odiano. Lo fanno perché semplicemente non gli interessa cosa sta facendo quello che li passa di fianco, e non gli interessa cosa sta facendo il loro vicino, quello che li abita sotto, quello che li abita e quello che li abita sopra. Sono appunto molto rispettosi anche della privacy altrui, non si intromettono. Per quanto riguarda orari e temperature, allora l'ora è la stessa che in Italia, abbiamo lo stesso fuso orario, quindi no problem, ma ci sono molti ma. Per prima cosa, le ore di luce. Come funziona? Allora, qua, la Madonna, c'è una mandria di moscerini. Qua esistono le mezze stagioni, perché diciamo che settembre, ottobre e marzo e aprile sono relativamente dei mesi normali, sono più o meno come in Italia, non proprio uguale ma quasi. Mentre maggio, giugno, luglio e agosto, che sono i mesi diciamo estivi anche qua, la luce è presente tanto. Considerate che esatto, adesso sono quasi le 11, c'è questa luce, verso mezzanotte diventerà praticamente buio e alle 2 del mattino ci risarà questa luce praticamente. Quindi il buio in questi mesi non si vedrà. D'altro canto, i mesi che sono novembre, dicembre, gennaio e febbraio sarà un po' l'opposto, ovvero il sole inizia a tramontare verso le 2:30 del pomeriggio, alle 4 è buio e le ore di sole totali sono molte poche. Proprio per questo anche le temperature subiscono una forte variazione. Nei mesi che vi ho detto prima, settembre, ottobre, marzo, aprile, è più o meno normale, fa fresco ma vivibile. I mesi estivi è una figata, perché ci sono sempre quei tra i 18 e i 27 gradi, quindi non fa mai freddo e non fa mai super caldo da morire, c'è la temperatura perfetta. Mentre nei mesi invernali lì è un'altra storia. A novembre si sta sui -2, -3, -4 quando fa proprio freddo, fino ad arrivare a +4, +5. Ma nei mesi che sono diciamo dicembre anche un po' meno, ma gennaio, febbraio, le temperature non superano i 2-3 gradi e possono arrivare anche a -18, -20. Poi qua tutti dicono che fino a -10 in realtà non c'è problema, te la vivi in maniera abbastanza tranquilla, perché è un freddo diverso da quello a cui noi siamo abituati. Sotto i -10 fa freddo, però ti vesti adeguatamente, fai i tragitti che devi e poi comunque o stai a casa o stai nei locali o vai in giro, ma nel senso è solo il tragitto da un posto all'altro che si patisce. Quindi nei mesi invernali guanti, cappello, sciarpa, felpa, giaccone e tutto il corredo necessario, diciamo. Come dicevo prima, è 00:45 e questo è il massimo del buio che potrete trovare in estate. Ora è buio pesto qua. Adesso lo vedete così, pensate wow, è chiaro, ma in realtà c'è brutto tempo, quindi dovreste togliere tutti questi nuvoloni e rimarrebbe il cielo come lo vedete tra le nuvole. Quindi oggi è anche molto più buio che d'abitudine. E rieccoci qua un altro giorno per finire il discorso. Allora,
L'ultimo punto che volevo trattare era il fattore sicurezza e pulizia generale della città. Allora, dove mi trovo adesso, diciamo che è la zona meno sicura di Oslo. È la zona centrale, di fianco alla stazione, dove ci sono tutti i locali, diciamo, notturni. Diciamo che qua è dove potete trovare un po' più la gentaglia e un po' più di casino, soprattutto nel weekend, perché come vi dicevo prima, comunque il tasso alcolemico è abbastanza elevato nei weekend. Infatti adesso vedrete alle mie spalle, nemmeno è il caso di dirlo, 1 o 2, e lì 2 tossici. Non per altro, ma perché esatto, qua vicino c'è pure l'unica zona dove si raggruppano i tossici. Esatto, la droga in generale è poco diffusa in Norvegia, ma quella che è diffusa bene, insomma. I tossici qua non si fanno tanto le cannette o altro, ma sono a un livello, diciamo, anche 2 livelli dopo. Chi vuole intendere, intenda. Per quanto riguarda la pulizia, però, la Norvegia sta avanti. Uno, perché vabbè, la gente è relativamente civile, quindi già di per sé non è una nazione, una città sporca. C'è il tram? No, non è il mio. Ma appunto, come vi avevo fatto vedere forse nel primo video del canale, che non è più disponibile, qua c'è la raccolta delle lattine e delle bottiglie di plastica pagante, ovvero per ogni lattina e per ogni bottiglia di plastica che riconsegnate negli appositi, diciamo, raccoglitori, vi ridaranno una piccola percentuale di soldi, cioè che in realtà è molto poco, è circa dai 15 ai 50 centesimi a bottiglia o lattina in base alle dimensioni. E però appunto, oltre ad essere comodo per la gente normale, è anche un, diciamo, boost per i senza tetto. Che cosa fanno? Vanno in giro per la città a raccogliere i rifiuti abbandonati, così loro ci alzano qualche soldo e allo stesso tempo stanno in pratica pulendo la città gratis. Quindi prendi 2 piccioni con una fava. Quindi in linea di massima, pure di notte andando in giro non dovreste avere problemi, a parte appunto la zona qua della stazione, dintorni, state tranquillissimi, anche se siete delle ragazze da sole in giro la notte, appunto, nessun problema. Sta arrivando il tram, quindi taglierei qua e come ultimo punto vi lascio una carrellata di piccole curiosità che sono, insomma, qui della Norvegia. Ci sono i 7-Eleven. I semafori verdi fanno questo rumore per farti capire che sono verdi. Il principale operatore telefonico è Telia. Alcuni barattoli hanno questo cerchietto di metallo intorno al tappo per rendere più facile l'apertura e la chiusura. Ci sono tante Tesla quante Panda in Italia. Tesla, 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 doppia Tesla, 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 Tesla. I supermercati più comuni sono il Kiwi, Meny, che significa letteralmente menù, e il Rema 1000. Poi c'è anche la Coop e altri, però diciamo che questi 3 sono i principali. Kiwi e Rema 1000 sono, diciamo, quelli un po' più accessibili a livello di prezzo, mentre il Meny è tipo l'S lunga, è quello dove trovi tutto, il più fornito, però coi prezzi leggermente più alti. I principali negozi per gli animali sono Musti e Dogman. Sui pullman puoi caricare il telefono. E anche alle fermate potete caricare il telefono. Grazie a tutti per aver guardato questo video, spero di esservi stato utile in qualche maniera. Qualsiasi informazione che non sapevate e che vi ho dato mi rende felice. La prossima pubblicazione cambierà qualcosina, ovvero continuerò a pubblicare di martedì, ma non più alle 17:30, bensì alle 14:30, avanzo di qualche ora la pubblicazione. Quindi ci vediamo tra 2 martedì alle 14:30. Ciao!